Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a BravoCast Italiano. Ciao, come state oggi? Spero bene. Oggi parliamo di un argomento molto pratico e utile per chi viaggia in Italia. Esatto, parliamo dei bancomat. Sì, i bancomat, quelle macchine che troviamo ovunque per prendere i soldi. Perfetto. Allora Stefano, tu usi spesso il bancomat? Sì, abbastanza spesso, di solito 1 o 2 volte alla settimana. E tu, Angela? Io meno di prima, perché adesso pago quasi tutto con la carta, ma quando ho bisogno di contanti vado sempre al bancomat. Giusto, oggi molte persone pagano con la carta, ma i contanti sono ancora importanti in Italia. Assolutamente! Ci sono ancora tanti bar, piccoli negozi e mercati dove accettano solo contanti. Esatto, quindi sapere come usare un bancomat in Italia è molto utile. Allora, iniziamo dalle basi. Angela, dove troviamo i bancomat in Italia? Beh, i bancomat sono dappertutto. Li troviamo davanti alle banche, nelle stazioni, negli aeroporti, nei centri commerciali e anche in alcune farmacie. Sì, sono molto comuni. Quasi ogni banca ha almeno un bancomat fuori, vicino all'entrata principale. E una cosa interessante, molti bancomat in Italia funzionano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Vero, questo è molto comodo. Puoi prelevare soldi anche la domenica o di notte. Perfetto per le emergenze. Ma dimmi Stefano, come si dice bancomat in italiano? È la parola corretta? Ottima domanda. In italiano diciamo bancomat o sportello automatico. Entrambe le parole vanno bene. E si può dire anche ATM? Sì, alcune persone dicono ATM, specialmente nelle grandi città o nelle zone turistiche, ma bancomat è la parola più comune e tradizionale. Capito, allora usiamo bancomat. Adesso parliamo di come funziona. Quali carte possiamo usare al bancomat in Italia? Buona domanda, puoi usare carte italiane, ovviamente, ma anche carte internazionali come Visa, Mastercard, Maestro e altre carte con il circuito internazionale. Questo è importante per i turisti. Se vieni da un altro paese, la tua carta di solito funziona in Italia. Esatto, ma attenzione, prima di partire per l'Italia è meglio controllare con la tua banca se la carta funziona all'estero. Giusto! E anche verificare le commissioni. Molte banche applicano una commissione quando prelevi all'estero. Sì, questo è un punto importante. Le commissioni possono essere diverse. Alcune banche applicano una percentuale, altre una cifra fissa. E in Italia anche i bancomat italiani possono applicare una commissione se usi una carta di un'altra banca. Vero, per esempio, se hai una carta di Unicredit e usi un bancomat di Intesa San Paolo, potrebbero esserci dei costi extra. Ma se usi il bancomat della tua stessa banca, di solito non paghi niente. Esattamente, questo vale sia per gli italiani che per i turisti. Cerca sempre il bancomat della tua banca quando possibile. Perfetto! Adesso spieghiamo passo per passo come si usa un bancomat in Italia. Pronto Stefano? Prontissimo! Allora, il primo passo, inserisci la carta nel bancomat. Aspetta! Prima di inserire la carta, guarda bene il bancomat. Assicurati che sia sicuro e che non ci siano cose strane attaccate alla macchina. Ottimo punto, Angela. Purtroppo esistono le truffe. A volte i criminali mettono dispositivi falsi sul bancomat per rubare le informazioni della carta. Sì, si chiamano skimmer. Quindi controlla sempre che tutto sembri normale prima di usare il bancomat. Giusto, se qualcosa ti sembra strano, è meglio andare in un altro bancomat. Perfetto. Allora, se tutto va bene, inseriamo la carta. Come si inserisce? Di solito c'è una fessura dove metti la carta. Devi inserirla con il chip verso l'alto e la banda magnetica verso il basso. E il bancomat di solito ha un disegno che mostra come inserire la carta correttamente. Esatto, segui sempre le indicazioni sul bancomat. Dopo che inserisci la carta, cosa succede? Il bancomat ti chiede di selezionare la lingua. Questa è una buona notizia per chi non parla italiano.
Sì, la maggior parte dei bancomat in Italia offre diverse lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e a volte anche altre. Questo è molto utile. Ma ragazzi, voi che state imparando l'italiano, quale lingua scegliete al bancomat quando siete in Italia? Lasciate un commento. Bella domanda, Angela. Io penso che molti scelgono l'italiano per fare pratica. Sì, è un ottimo modo per imparare. Le parole al bancomat sono abbastanza semplici. Vero? Parole come prelievo, saldo, conferma, annulla sono facili da capire con il contesto. E se sbagli, puoi sempre tornare indietro o annullare l'operazione. Esattamente, nessun problema. Allora, dopo aver scelto la lingua, il bancomat ti chiede di inserire il PIN. Il PIN! Questo è importantissimo. Il PIN è il tuo codice segreto, di solito 4 cifre. Sì, per esempio 3827, ma ovviamente non dire mai il tuo PIN a nessuno. Mai! E quando digiti il PIN al bancomat, copri sempre la tastiera con l'altra mano. Ottimo consiglio, così nessuno può vedere il tuo codice, nemmeno se ci sono telecamere nascoste. Esatto, la sicurezza prima di tutto. Dopo aver inserito il PIN, cosa facciamo? Il bancomat ti mostra un menu con diverse opzioni. Le opzioni più comuni sono prelievo, saldo, ricarica telefonica e altre operazioni. Per prendere i soldi selezioniamo prelievo o prelievo contanti. Giusto, premi il bottone o tocca lo schermo, dipende dal tipo di bancomat. Alcuni bancomat sono touchscreen, altri hanno bottoni ai lati dello schermo. Vero! Con i bottoni guardi quale opzione corrisponde a quale bottone e premi quello giusto. Dopo aver selezionato prelievo, il bancomat ti chiede quanto vuoi prelevare. Esatto! Di solito ci sono importi predefiniti: 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro. Ma puoi anche scegliere altro importo se vuoi una cifra diversa. Sì, per esempio, se vuoi 70 euro o 140 euro, selezioni altro importo e digiti la cifra che vuoi. Però attenzione, non tutti i bancomat ti danno qualsiasi cifra. Alcuni hanno un limite minimo e un limite massimo. Giusto, il limite minimo di solito è 10 o 20 euro. Il limite massimo può essere 200, 500 o anche più. E il limite massimo dipende anche dalla tua banca e dal tipo di carta che hai. Esattamente, alcune carte hanno un limite giornaliero. Per esempio, puoi prelevare massimo 300 euro al giorno. Questo è per motivi di sicurezza. Se qualcuno ruba la tua carta, non può prelevare tutti i tuoi soldi in una volta. Intelligente! Allora, dopo aver selezionato l'importo, cosa succede? Il bancomat ti chiede di confermare. Devi controllare che tutto sia corretto e poi premere conferma o ok. E se vedi un errore, puoi premere annulla o indietro per tornare al menu precedente. Perfetto! Dopo la conferma, il bancomat inizia a lavorare. Senti dei rumori, la macchina sta contando i soldi. Sì, fa fr fr fr, è il suono delle banconote che vengono preparate. Esatto! E dopo qualche secondo il bancomat ti dà i soldi. Escono da una fessura nella parte bassa della macchina. Prendi subito i soldi, non lasciare i soldi nella macchina troppo tempo. Giusto! Dopo circa 30 secondi, se non prendi i soldi, il bancomat li riprende automaticamente. Sì, per motivi di sicurezza, quindi prendi subito le banconote e mettile nella tasca o nella borsa. E conta sempre i soldi. Assicurati di aver ricevuto l'importo corretto. Buon consiglio, anche se i bancomat raramente sbagliano, è meglio controllare. Dopo i soldi, il bancomat ti chiede se vuoi la ricevuta o scontrino. Sì, puoi scegliere sì o no. Se scegli sì, il bancomat stampa una piccola ricevuta con i dettagli dell'operazione. Io prendo sempre la ricevuta. È utile per controllare i movimenti del conto. Anch'io, e se c'è qualche problema, hai la prova dell'operazione. Esatto. La ricevuta mostra la data, l'ora, l'importo prelevato e il saldo rimanente sul conto.
Il saldo rimanente è quanto denaro hai ancora sul tuo conto dopo il prelievo. Utilissimo. E dopo la ricevuta cosa succede? Il bancomat ti restituisce la carta. La carta esce dalla stessa fessura dove l'hai inserita. Importantissimo, non dimenticare la carta. Questo è l'errore più comune. Sì, molte persone prendono i soldi e la ricevuta, ma dimenticano la carta nel bancomat. Se dimentichi la carta, dopo un po' il bancomat la ritira automaticamente per sicurezza. E poi devi andare in banca per riprenderla. È un problema. Quindi ricorda carta, soldi, ricevuta, in quest'ordine. Perfetto, anzi, alcuni bancomat nuovi ti danno prima la carta e poi i soldi, così non puoi dimenticare la carta. Intelligente! Allora ragazzi, voi avete mai dimenticato la carta al bancomat? È successo anche a voi? Scrivetelo nei commenti. Sì, raccontateci le vostre esperienze. Adesso parliamo di alcune situazioni particolari che possono succedere al bancomat. Buona idea! Per esempio, cosa succede se il bancomat non accetta la tua carta? Può succedere per vari motivi, forse la carta è scaduta, o forse è danneggiata, o forse la banda magnetica è rovinata. Oppure il bancomat potrebbe avere un problema tecnico. Vero, in questo caso prova in un altro bancomat. Se il problema continua, contatta la tua banca. E cosa succede se digiti il PIN sbagliato? Il bancomat ti dà altre possibilità, di solito hai 3 tentativi. Se sbagli 3 volte, la carta viene bloccata per sicurezza. Esatto, questo previene che qualcuno che ha rubato la tua carta possa provare tutti i codici possibili. Se la carta si blocca, devi chiamare la tua banca per sbloccarla. Quindi ricorda bene il tuo PIN. E se hai paura di dimenticarlo, scrivilo da qualche parte sicura, ma non nella borsa insieme alla carta. Mai! Se scrivi il PIN, tienilo in un posto completamente diverso dalla carta. Perfetto, un'altra situazione. Cosa succede se il bancomat si mangia la carta? Oh no! Questo può succedere se inserisci la carta nel modo sbagliato o se c'è un problema tecnico. Oppure se dimentichi la carta e il bancomat la ritira automaticamente. In questo caso non ti preoccupare, la carta di solito rimane nel bancomat ed è al sicuro. Sì, devi andare in quella banca durante l'orario di apertura e chiedere di riavere la tua carta. Porta un documento di identità, così possono verificare che la carta è davvero tua. E se sei un turista e non puoi aspettare, contatta subito la tua banca. Loro possono bloccare la carta e mandartene una nuova. Importante! E cosa succede se il bancomat finisce i soldi? Sì, questo può succedere. Specialmente nei weekend o nei giorni di festa, alcuni bancomat finiscono le banconote. Il bancomat ti dice che il servizio non è disponibile o che non può completare l'operazione. Nessun problema, vai semplicemente in un altro bancomat. Di solito ce n'è sempre uno vicino. Vero! In Italia, specialmente nelle città, trovi bancomat ogni poche centinaia di metri. Adesso parliamo delle commissioni. Questo è importante per chi viaggia in Italia. Sì, come abbiamo detto prima, se usi una carta straniera in Italia, la tua banca può applicare commissioni. Le commissioni variano molto, possono essere 2, 3, 5 euro per ogni prelievo o una percentuale dell'importo. Quindi è meglio prelevare importi più alti per fare meno prelievi e pagare meno commissioni. Esatto, se prelevi 20 euro alla volta, paghi commissioni ogni volta. Meglio prelevare 100 o 200 euro in una volta. Ma ovviamente solo se ti senti sicuro a portare così tanti contanti con te. Giusto, la sicurezza viene sempre prima, usa il buon senso. E un consiglio importante, quando il bancomat ti chiede se vuoi convertire l'importo nella tua valuta, scegli sempre no. Ottimo consiglio, Angela. Questo si chiama conversione dinamica della valuta. Se scegli sì, il bancomat fa la conversione con un tasso di cambio molto sfavorevole e paghi molto di più. Scegli sempre no e lascia che sia la tua banca a fare la conversione. Di solito il tasso è migliore. Perfetto! Parliamo anche degli orari. Quando è meglio usare il bancomat in Italia?
Buona domanda. Come abbiamo detto, molti bancomat funzionano 24 ore su 24, quindi puoi usarli quando vuoi. Ma per questioni di sicurezza è meglio usare il bancomat durante il giorno, quando c'è più gente in giro. Sì, specialmente se sei in una zona che non conosci bene o se devi prelevare una cifra alta. E evita di usare bancomat in zone isolate o poco illuminate, specialmente di notte. Giusto, scegli sempre bancomat in zone frequentate, vicino a negozi o in zone ben illuminate. E se qualcuno si avvicina mentre usi il bancomat, fermati e aspetta che se ne vada. Esattamente, non avere fretta, la tua sicurezza è più importante. Parliamo anche di un'altra cosa utile. In Italia alcuni bancomat offrono servizi extra. Sì, per esempio, puoi ricaricare il cellulare, pagare bollette, fare bonifici e altre operazioni. Però questi servizi di solito sono disponibili solo con carte italiane. Vero, se sei un turista con una carta straniera, probabilmente puoi solo prelevare contanti e controllare il saldo. Ma va benissimo, sono le due funzioni più importanti. Assolutamente. E ragazzi, una domanda per voi. Quando viaggiate in Italia, quanto prelevate di solito al bancomat? 50, 100, 200 euro? Ditecelo nei commenti. Sì, siamo curiosi e diteci anche se preferite pagare con carta o con contanti in Italia. Bellissima domanda. In Italia la situazione sta cambiando. Sempre più posti accettano carte, ma i contanti sono ancora molto usati. Sì, io direi che è meglio avere sempre un po' di contanti, almeno 50 euro. D'accordo, soprattutto per piccole spese. Il caffè al bar, il gelato, il biglietto dell'autobus. Esatto, molti bar e piccoli negozi preferiscono i contanti, specialmente per cifre basse. E in alcuni mercati rionali il contante è l'unico modo per pagare. Vero, adesso diamo qualche consiglio finale per usare i bancomat in sicurezza in Italia. Ottima idea. Primo consiglio: controlla sempre il bancomat prima di usarlo. Assicurati che non ci siano dispositivi strani. Secondo, copri sempre la tastiera quando digiti il PIN. Terzo, non accettare aiuto da sconosciuti al bancomat. Se qualcuno si offre di aiutarti, ringrazia, ma di no. Quarto, prendi subito i soldi, la ricevuta e la carta. Non lasciare niente nel bancomat. Quinto, se qualcosa va storto, annulla l'operazione e vai in un altro bancomat. E sesto, tieni sempre con te il numero della tua banca in caso di emergenza. Perfetto, così puoi chiamarli subito se perdi la carta o se hai un problema. Esatto, e un ultimo consiglio. Prima di partire per l'Italia, informa la tua banca che userai la carta all'estero. Ottimo punto. Alcune banche bloccano automaticamente le carte quando vedono transazioni all'estero, pensando che sia una frode. Sì, quindi è meglio avvisarli prima, così non hanno sorprese e la tua carta funziona senza problemi. Perfetto. Allora ragazzi, spero che queste informazioni vi siano utili. Sì, usare il bancomat in Italia è facile e sicuro se segui questi consigli. E ricordate, fate sempre attenzione, usate il buon senso e non avrete problemi. Esattamente. E se avete domande o volete raccontarci le vostre esperienze con i bancomat in Italia, lasciate un commento. Sì, ci piace molto leggere i vostri commenti e le vostre storie. E se questo episodio vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Così non perdete i prossimi episodi di BravoCast Italiano. E condividete questo video con i vostri amici che stanno imparando l'italiano o che vogliono viaggiare in Italia. Perfetto, allora vi salutiamo. Grazie per averci ascoltato. Sì, grazie mille. Vi auguriamo un buon pomeriggio e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Ciao, ciao!